chiuderai gli occhi e non ci sarà più il mondo che conosci. Non ci saranno più città luminose, né risate tra le strade, solo silenzio e memoria. Ti sei mai chiesto come finisce davvero il mondo? Non con un'esplosione, ma con un errore. Uno solo, invisibile, non visto, non ascoltato. Pandemia, collasso climatico, intelligenza fuori controllo, guerre invisibili. Non è fantascienza, è un futuro possibile, forse inevitabile. Il futuro non è più una promessa, è un avvertimento. Ogni scelta che facciamo, ogni tecnologia che creiamo, ogni risorsa che consumiamo, ci porta più vicini a un punto senza ritorno. In questo video ti porto con me, tra scenari oscuri, verità scomode, visioni che fanno tremare. Perché il futuro è già qui? La domanda è, sei pronto a guardarlo in faccia? O preferisci chiudere gli occhi e sperare che non arrivi? Viviamo in un'epoca straordinaria. Tecnologia, scienza, connessioni globali, tutto si muove, cresce, evolve. Eppure, sotto la superficie di questo progresso, qualcosa scricchiola, come un rumore lontano, un presagio. E se ti dicessi che il futuro che ci aspetta potrebbe essere molto più oscuro di quanto immaginiamo? Oggi ti guiderò in un viaggio tra gli scenari più spaventosi che potrebbero attenderci, non per alimentare la paura, ma per risvegliare la coscienza. Non è più un'allerta, è realtà. Il clima cambia, gli oceani si innalzano, le stagioni impazziscono. Pensavamo che questi segnali riguardassero qualcun altro, un domani lontano. Ma quel domani è già oggi. Le estati sono più calde, gli incendi più frequenti, i raccolti iniziano a fallire, l'acqua potabile diventa un lusso. E allora? Cosa succede quando intere popolazioni non possono più coltivare la terra? Quando le città costiere vengono inghiottite dal mare? Quando il sud del mondo si svuota e milioni di persone iniziano a camminare verso nord? Lo chiameranno migrazione climatica. Ma sarà molto più di questo. Sarà una lotta per la sopravvivenza. Una battaglia per le risorse. Una corsa disperata per un futuro. E noi? Siamo pronti a scegliere tra l'egoismo e la solidarietà? Ogni giorno ci svegliamo con una voce. Buongiorno, ecco il meteo di oggi. Non è umana, ma ci siamo abituati. Accendiamo la musica con un comando. Chiediamo a un assistente virtuale di accendere le luci, impostare la temperatura, scrivere un messaggio. Ci lasciamo guidare da un GPS che decide per noi la strada migliore. Ordiniamo cibo con un tocco, chiediamo consigli a un algoritmo, seguiamo notizie scelte da una mente artificiale. E poi scorriamo, in un flusso infinito progettato per tenerci lì. Sempre. La verità? La robotica e l'intelligenza artificiale non stanno arrivando. Sono già qui. Sono nelle nostre case, nei nostri corpi, nei nostri pensieri. E la cosa più inquietante è che non ce ne accorgiamo più. Il progresso corre più di noi. La tecnologia evolve a una velocità che non riusciamo più a comprendere. Un tempo ci voleva un secolo per passare dal telegrafo alla radio. Ora bastano 6 mesi per passare da un'intelligenza artificiale stupida a una che può scrivere, parlare, creare, decidere. Le AI generano voci umane indistinguibili, disegnano volti inesistenti, creano video, articoli, codici informatici e presto emozioni. Nelle fabbriche ci sono già bracci robotici che lavorano senza pausa, 24 ore su 24. In medicina, AI diagnosticano malattie più velocemente dei medici. A scuola, studenti usano chatbot per scrivere saggi e rispondere alle domande. Nei colloqui di lavoro, i primi a valutarti sono software. E allora chiediamoci, quando abbiamo smesso di interagire con esseri umani e non ce ne siamo più accorti? Una rivoluzione silenziosa, bene o male. Non è tutto oscuro. La tecnologia salva vite, ci connette, ci dà possibilità infinite. Può rendere il lavoro meno faticoso, la sanità più precisa, l'istruzione più accessibile. Può sollevarci dai compiti ripetitivi e lasciare spazio alla creatività. Ma cosa resta dell'uomo se ogni cosa è automatizzata? Se ogni emozione è simulabile? Se ogni parola può essere prodotta da una macchina? Cosa succede al lavoro quando un robot fa tutto meglio? È gratis? Cosa succede alla verità quando l'intelligenza artificiale può clonare volti, voci, intere vite? Cosa succede all'etica quando le macchine imparano da noi, ma noi siamo imperfetti? Siamo vicini a un punto di non ritorno, un momento in cui non sapremo più distinguere ciò che è reale da ciò che è artificiale. E se un giorno una voce ci dicesse cosa fare, come votare, chi amare, e noi non sapessimo nemmeno più chi la comanda? Ecco la vera domanda. Abbiamo creato strumenti o abbiamo costruito dei padroni? Perché una macchina non ha coscienza, non ha compassione, non ha memoria del dolore. E allora, chi decide i limiti dell'intelligenza artificiale? Chi ne controlla l'evoluzione? Chi stabilisce quando basta?
Stiamo diventando robot anche noi. Ogni volta che preferiamo un messaggio a una telefonata, ogni volta che parliamo con un avatar invece di guardare negli occhi, ogni volta che reagiamo con una faccina invece che con una parola vera. Forse non sono solo le macchine a diventare umane, forse siamo noi a diventare meno umani. E quindi la tecnologia è una meraviglia, ma è anche un rischio. Non dobbiamo demonizzarla, dobbiamo governarla, comprenderla, umanizzarla, perché se non siamo noi a darle un senso, lo troverà da sola. E quel senso potrebbe non piacerci. L'intelligenza artificiale ci ascolta, ci osserva, ci conosce. Un tempo erano algoritmi, oggi sono entità capaci di apprendere, adattarsi, migliorarsi e domani potrebbero decidere. Da sole. Siamo sul punto di creare qualcosa che non capiamo fino in fondo. AI generativa, droni autonomi, armi controllate da software, algoritmi che decidono chi merita un prestito o una condanna. E se un giorno le macchine scegliessero di non obbedire, o peggio, di obbedire a qualcuno senza scrupoli? Il potere non sarà più nelle mani di chi ha la forza, ma di chi ha i dati. Ogni messaggio, ogni spostamento, ogni emozione, registrata. La realtà stessa potrebbe diventare una simulazione, una manipolazione algoritmica. Ma la domanda è, siamo ancora noi a comandare? O stiamo cedendo lentamente il timone, mentre guardiamo altrove? Il mondo che si spezza. Le disuguaglianze aumentano, e non è solo una questione economica, è una frattura che divide il mondo tra chi ha troppo e chi non ha più nulla. I ricchi diventano super ricchi, le classi medie spariscono. Rivolte, scioperi, tensioni razziali. Lo vediamo già, da Parigi a Santiago, da Los Angeles a Johannesburg. E se le istituzioni non fossero più in grado di contenere tutto questo, se la fiducia nei governi crollasse definitivamente, se le persone smettessero di credere nella democrazia, le guerre del futuro potrebbero non essere tra stati, ma dentro le città, tra chi ha perso tutto e chi vuole difendere quel poco che gli resta. E allora ti chiedo, quanto tempo ci rimane prima che l'instabilità diventi caos? Abbiamo già vissuto un assaggio. Abbiamo visto città deserte, ospedali pieni, abbracci vietati. Ma se quella fosse stata solo la prova generale? Cos'è un virus? È un frammento di morte che non ha volto, non ha coscienza, ma sa trovare la tua debolezza meglio di chiunque altro. Chi è? Il nemico che non dorme, l'assassino che non ha bisogno di armi, perché sei tu stesso a lasciarlo entrare. È silenzioso, è veloce, è mortale, non ha volto, non ha voce, non ha bandiera. Eppure ha messo in ginocchio il mondo intero. Non ha bisogno di bombe né di eserciti, gli basta un soffio, un tocco, un respiro, il nemico invisibile. E quando colpisce, non fa rumore, fa silenzio. Il silenzio degli ospedali pieni, il silenzio delle strade vuote, il silenzio delle case dove manca qualcuno. Quanto è fragile la nostra civiltà, se basta un virus a piegarla. Quanto vale la tecnologia, se non può proteggerci da ciò che non vediamo. Abbiamo contato i morti ogni sera, come se fossero numeri, e il mondo, per la prima volta, ha avuto paura di se stesso. E se il prossimo virus non si fermasse? E se fosse più veloce, più crudele, più intelligente? Abbiamo creduto che fosse un incubo temporaneo, ma era un messaggio, un avvertimento. I virus mutano, evolvono, imparano, mentre noi dimentichiamo. Abbiamo davvero imparato qualcosa? O stiamo solo facendo finta che sia tutto passato? Nel tempo che impieghi per ascoltare queste parole, potrebbe nascere un nuovo ceppo, in una giungla, in un mercato, in un laboratorio, e potrebbe già essere in viaggio. Una pandemia non chiede permesso, non bussa alla porta, non fa distinzioni, arriva, prende e lascia solo macerie. Chi sarà la prossima vittima? Sarai tu? Sarò io? Saremo tutti? Siamo tornati a stringerci le mani, a respirare vicini, ma siamo davvero al sicuro? Il riscaldamento globale favorisce la diffusione di virus. La deforestazione ci mette a contatto con patogeni sconosciuti. La globalizzazione permette a qualunque malattia di attraversare il pianeta in poche ore. E se il prossimo virus fosse più veloce, più mortale, più resistente? Siamo davvero pronti a un'altra chiusura globale, a milioni di vittime, a un'economia in ginocchio? Oppure stiamo semplicemente sperando che non accada? Il vero terrore non è un solo disastro, è la somma di tutti. Un clima impazzito, una tecnologia fuori controllo, una società sull'orlo della guerra civile, una pandemia globale. Immagina tutto questo. Nello stesso momento. Gli uragani distruggono intere regioni. Le guerre per l'acqua e il cibo si moltiplicano. La intelligenza artificiale iniziano a decidere il destino di interi popoli. E nel mezzo un nuovo virus si diffonde, senza controllo. Chi potrà fermare tutto questo? Chi sarà in grado di guidarci? E se invece ci ritrovassimo completamente soli? Tutto questo non è inevitabile, ma nemmeno impossibile. Ogni decisione che prendiamo oggi
Modella il domani. Ogni voce che si alza, ogni scelta sostenibile, ogni tecnologia etica è un mattone verso un futuro diverso. Ma il tempo non è infinito. E la domanda resta: agiremo adesso o quando sarà troppo tardi? Ma oggi ti lascio con una sola domanda. Quale futuro scegli di costruire? E se il futuro non fosse un orizzonte, ma un conto alla rovescia? Se l'Apocalisse non fosse un'esplosione, ma un lento sbiadire di ciò che siamo? Non fuoco, non sangue, ma silenzio, distrazione, indifferenza. Non arriverà con un boato, arriverà con una notifica, con una scelta ignorata, con un domani lo farò. Il futuro fa paura, ma ignorarlo è il modo più veloce per farlo diventare realtà. Ora che hai visto cosa potrebbe attenderci, la scelta sta a te, restare a guardare o di agire prima che sia troppo tardi. Io continuerò a esplorare, a cercare risposte e a farti domande che forse nessuno ha il coraggio di fare. Se anche tu senti che qualcosa non torna, se anche tu vedi le crepe nel nostro presente, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché il viaggio è appena cominciato. Scrivilo nei commenti, condividi le tue paure e non dimenticare, il futuro comincia con una voce, la tua.